Ben ritrovati cari amici e tifosi rossoneri qui sul canale Milanisti, la prima partita ufficiale della stagione 25-26, Milan-Bari, valevole per i preliminari di Coppa Italia, è terminata per 2-0 in favore della nostra formazione, una partita che dobbiamo analizzare a caldo perché ci sono tanti spunti interessanti. Prima di tutto però vi chiedo di fare l'iscrizione al canale, di accendere la campanella, di mettere un like e di commentare anche tatticamente con un ciao, un grazie per far conoscere questo canale. Grazie a tutti. Allora, una partita vinta senza patemi d'animo e già questo per me personalmente è un grande risultato perché nella scorsa stagione tutte le volte che il Milan giocava io stavo in apprensione perché potevamo prendere gol in qualsiasi momento e c'era la netta sensazione che la squadra andasse in bambola in qualsiasi situazione anche con avversari modesti, in questo caso con ovviamente tutti i ragionamenti del caso, nel senso considerando la forza, il livello dell'avversario, una squadra di Serie B chiaramente neanche di primissimo livello, quindi tenendo presente che l'avversario non era trascendentale e che il test chiaramente non può essere in qualche modo un test definitivo, però la sensazione che la squadra fosse in controllo ed equilibrata c'era e questo per me è già stato un segnale positivo. Poi una partita impostata in un certo modo e cambiata subito con l'uscita di Leao dopo il gol. Apro e chiudo parentesi, sembra che Leao abbia avuto una piccola contrattura non proprio al polpaccio ma nella parte sottostante il polpaccio. La contrattura è tecnicamente l'anticamera dello stiramento perché le fibre muscolari attorno al punto in cui si starebbe per sfilacciare o per rompere la fibra muscolare che poi produce lo stiramento si contraggono a protezione proprio a livello circolare, in forma circolare, le fibre si contraggono a protezione della fibra che si sta per rompere. Quindi apparentemente non è un problema serio, ma se verrà confermata la contrattura in un muscolo e in una parte della gamba come quella del polpaccio vicino al polpaccio, la situazione è sicuramente seria perché si stava per verificare uno stiramento e quindi considerando che il polpaccio è una brutta bestia, non so se Leao potrà essere della partita per la prossima, che sarà la prima di campionato. Purtroppo siamo partiti ad handicap subito con il nostro miglior giocatore che è uscito dopo 7 minuti e questa è una grande brutta notizia, però bisogna accettare anche queste cose, quindi speriamo che sia una lievissima contrattura e che Leao possa recuperare con fisioterapia e con strumenti che sicuramente oggi ti consentono di accelerare i tempi di recupero. Dicevamo, una partita che con Leao in campo era stata studiata in un certo modo, Leao faceva salire la squadra, dava profondità, giocava davvero e proprio a punta, ha fatto un gol davvero e proprio centravanti di testa in area di rigore e la squadra aveva chiaramente in testa un piano gara e chiaramente la possibilità di andare a cercare la profondità con tutta una serie di movimenti ma soprattutto con un punto di riferimento come dicevo che era Leao. Uscito Leao è entrato Santi Giménez. Nella seconda parte del primo tempo siamo stati un po' disorientati, soprattutto Santi Giménez è stato in qualche modo redarguito da Allegri tramite il suo secondo che era in panchina. Ricordiamo che Allegri era squalificato e quindi era in tribuna perché Santi Giménez non è un centravanti d'area di rigore ed è per quello che noi stiamo cercando un Vlahovic o un Højlund, perché a noi manca proprio come ruolo un centravanti d'area di rigore che possa far salire la squadra, che possa fare da boa, che possa fare a sportellate con i difensori centrali della squadra avversaria. Santi Giménez è un atipico, è una sorta di mezza punta, di seconda punta, fa tanto movimento, cerca lo scambio, viene a prendersi il pallone. L'azione del secondo gol di Pulisic ne è la testimonianza di quello che vi sto dicendo. È andato a recuperare palla, ha scambiato con Pulisic e poi gli ha fatto l'assist.
Ecco, un centravanti tipo Vlahovic e Højlund non fanno questo, stanno più in area di rigore, cercano la profondità, cercano di far salire la squadra controllando il pallone, facendo da boa, e quindi è tutto un altro gioco offensivo. Però diciamo che la squadra poi si è riassestata nel secondo tempo. Anche Santi Jimenez ha fatto un po' più il centravanti, anche se non è molto nelle sue corde, e quindi diciamo che abbiamo condotto la partita senza patemi d'animo, come dicevo prima, con anche delle belle giocate, delle belle trame. Ovviamente questa, come ho detto nel video pre-partita, non è la formazione titolare, perché il Milan, che sarà camaleontico, ma avrà soprattutto a centrocampo molti giocatori che sanno toccare la palla in un certo modo. Mi riferisco ovviamente a Ricci, Modric e Yashari. Non escludo che in alcune partite li potremo vedere tutti e tre in campo, perché se giochi con squadre che si chiudono, come ha fatto il Bari, perché il Bari ha provato a venirci a prendere ma poi ha deciso di abbassare il baricentro perché non ce la faceva. Quindi se giochi con squadre che si chiudono, hai bisogno di tenere palla, hai bisogno di non perdere il pallone per non lasciare spazio alle ripartenze, hai bisogno di filtranti, di palloni dati in un certo modo. Avete visto come tocca il pallone Modric? Non ha fatto niente di che, ma tutte le volte che tocca il pallone vedi una classe sopraffina, vedi una capacità di mettere il pallone sui piedi dell'avversario, e vede delle linee di passaggio che gli altri non vedono, soprattutto che devono imparare a vedere i nostri giocatori, i suoi compagni di squadra, perché se le vede lui le linee di passaggio ma non le vedono i suoi compagni di squadra, è tutto inutile. Però, dicevo, il centrocampo sarà meno fisico, sarà più tecnico. Invece noi siamo partiti con Ricci davanti alla difesa e con Fofana e Loftus-Cheek, che sono più fisici che tecnici. Non credo che si vedrà tantissimo questo tipo di conformazione, quindi con Modric o Ricci davanti alla difesa e con due forti fisicamente come Fofana e Loftus-Cheek insieme nello stesso centrocampo. Sarà più facile vedere Modric, Yashari, Fofana, Modric, Yashari, Loftus-Cheek, o Ricci, Yashari, Fofana, Ricci, Yashari, Loftus-Cheek, perché ci dovrà essere un metronomo, un play basso, che potrà essere appunto o Ricci o Modric. Ci dovrà essere una mezza punta, però anche e soprattutto di contenimento, che fa girare la palla, fa assist, ma si occupa soprattutto della fase di non possesso, che sarà Yashari. E poi ci sarà una mezzala di inserimento, che potrebbe essere, sicuramente sarà quasi sempre Loftus-Cheek, ma anche Fofana, che si preoccuperà poi di andare dentro gli spazi che verranno creati dalla fase offensiva. Quindi una partita, diciamo, condotta senza patemi d'animo, portata a casa con 2 gol, forse ne potevamo fare qualcuno in più. Quindi obiettivo raggiunto. Chiaramente i primi verdetti, quindi le prime prove veramente importanti per capire a che punto siamo a livello proprio di livello tecnico nel nostro campionato italiano, si vedranno con le partite che ci saranno a partire dalla prossima, la prima di campionato, e tutte le altre, perché questo impegno, questo confronto con il Bari ovviamente non poteva darci più di tanto risposte, perché il Bari è una squadra che a livello proprio di gioco, di capacità tecniche, non è paragonabile neanche a quelle squadre che lottano per non retrocedere e che lotteranno per non retrocedere nella nostra Serie A. Quindi l'impegno che abbiamo avuto stasera è stato veramente diciamo non eccessivamente complicato. Parlando dei singoli, Maignan ha fatto un unico intervento, ma alla Magic Mike, una paratona strepitosa che ha levato il pallone quasi dall'incrocio dei pali. E quando un portiere fa un unico intervento ma lo fa così bene, vuol dire che è ritornato quello di tempi migliori. Quindi gli darei un 7 anche solo per quell'intervento. Poi è stato praticamente inoperoso. Gabbia ha fatto il suo, come fa sempre, dando sicurezza al reparto difensivo. Tomori ha avuto qualche sbavatura e qualche amnesia, come gli succede spesso, ma poi comunque ha fatto la sua parte. Pavlovic lo stesso, quindi i 3 difensori centrali si sono comportati bene, hanno secondo me la sufficienza tutti e 3.
Quello che ha fatto tantissimo, anche se è stato sfortunato quando è andato alla conclusione, è stato Saelemaekers, che come ho detto doveva essere il diavolo di Tasmania, quello che corre avanti e indietro, e lo ha fatto per tutta la partita fino a quando è stato sostituito. Ricci è un giocatore che molti sottovalutano, ma non so se ci avete fatto caso, non perde un pallone, è quello che si mette sempre in posizione per ricevere, per creare una linea di passaggio quando il pallone non ce l'ha lui in fase di costruzione. È un giocatore straordinariamente importante nell'economia del gioco, nella costruzione e nello sviluppo, perché è un giocatore, ripeto, che crea linee di passaggio che sono fondamentali per portare avanti il pallone, e quando gli dà il pallone non lo perde mai. È un giocatore straordinariamente importante, magari da poco nell'occhio, ma è sicuramente un giocatore straordinario. È chiaro che noi abbiamo poi Modric, che come abbiamo visto è entrato in campo per pochi minuti, ma ci ha deliziato con lanci, aperture, giochi di esterno. L'ultimo pallone è andato sul fondo, ha messo un pallone che è passato nella rietta piccola e nessuno è riuscito a spingerlo dentro, ma questo per farvi capire che è un giocatore integro, anche a 40 anni riesce comunque a fare delle magie, e io spero di vederne tante. Fofana ha il solito problema che non sa difendere, quindi perde palloni al limite dell'area sulla nostra tre quarti, come gli è successo spesso nella scorsa stagione. Quindi io, quando è in campo in quella posizione, sono preoccupatissimo, perché se lo metti in campo per farlo spingere, per fargli fare l'inserimento, quindi da vera mezzala, è un conto. Se gli dai anche mansione di copertura, come deve avere necessariamente, perché noi difendiamo col 5-4-1, mi mette in apprensione, perché spesso si perde il pallone, fa delle cose che non dovrebbe fare, è poco lucido e poco concentrato. Loftus-Cheek l'ho visto un po' più in palla, sicuramente è un giocatore dalla sua mole, deve entrare ancora in forma, non è ancora al 100%, ma quando ci mette il fisico, sia in fase di non possesso che in fase di inserimento, fa sentire la sua presenza, quindi anche lui un 6 pieno. Poi ovviamente Pulisic, che in molti mi hanno scritto sul canale che secondo loro avevo detto un'eresia dicendo che Pulisic avrebbe giocato esterno di centrocampo sulla sinistra. Pulisic ha giocato tutta la partita come esterno di centrocampo sulla sinistra, non ha mai giocato da trequartista, è libero, ha licenza di entrare dentro il campo e di andare poi a cambiarsi la posizione con centrocampisti, punta, eccetera, eccetera, ma parte dall'esterno di sinistra, che è la sua zolla di campo preferita. Lo ha sempre giocato come esterno e come attaccante esterno di sinistra. Quindi Pulisic, che mi è piaciuto tanto, ha fatto anche il gol, ma ha fatto anche tantissimo dal punto di vista della costruzione, si è fatto trovare pronto, e quindi un'ottima notizia per noi. Leao, quello che ha fatto, come ho detto, l'ha fatto molto bene, quindi è un peccato se dovesse diciamo avere un problema fisico che gli impedisse di partire subito in campionato, perché per noi in questo momento siamo Leao dipendenti, fin tanto che non prenderemo una punta vera che ci possa fare 20-30 gol a campionato. E come ho detto, vedrete che Leao quest'anno di gol ne farà veramente tanti. Ho detto 20-25, poi ne riparleremo a fine campionato. I subentrati: Musa ha trovato finalmente con Allegri la sua collocazione naturale, esterno di centrocampo, quinto di destra, perché lì l'abbiamo visto con Real Madrid lo scorso anno, fece un partitone e riuscì a fermare un certo Vinicius Junior. Quindi Musa deve fare quella parte di campo lì, a tutta fascia, fase difensiva e fase offensiva, perché ha qualità fisiche, velocità, tecnica per farlo, e se sbaglia ci sono giocatori che possono parargli le spalle in qualche modo. Se lo metti a centrocampo e sbaglia un pallone a centrocampo, noi prendiamo le ripartenze, e questo non deve succedere. Ecco, una delle cose che siamo riusciti a non far fare al Bari sono state le ripartenze, lì siamo stati veramente bravi. Non abbiamo dato la profondità alla squadra barese, neanche l'ampiezza, quindi abbiamo giocato molto bene, abbiamo coperto il campo, coperto la fase difensiva molto bene.
e Santi Jimenez lo vedo un po' poco fuori, cioè un po' fuori forma, nel senso che è arrivato da poco, ma deve sicuramente lavorare per trovare la migliore condizione fisica, perché la testa pensa delle cose interessanti, ma sembra che il fisico non ce la faccia a realizzarle. Però comunque per quello che è riuscito a fare è riuscito a dare un assist perfetto a Pulisic in area di rigore e a consentirgli di segnare, quindi comunque anche lui piena sufficienza. Yashari è entrato e, come vi ho detto, non farà cose da stropicciarsi gli occhi, ma darà molta sostanza, e lo vedo anche nei pochi tocchi che ha fatto, si vede che è un giocatore solido e concreto. Modric, l'ho già detto, è ritornata la luce a San Siro, quindi poco da aggiungere. Quindi sostanzialmente tutto rimandato ovviamente alle prime partite di campionato, sperando che ci sia anche Leao, però un primo piccolo risultato l'abbiamo raggiunto, siamo dentro la Coppa Italia, abbiamo un tabellone che ci consentirà di scansare, fra virgolette, le grandi squadre fino alla semifinale e poi eventualmente alla finale, perché incontreremo la Lazio nei quarti di finale, che sarà l'unica big, fra virgolette, tra quelle che potremo incontrare durante il percorso, e quindi io credo che abbiamo il dovere di cercare di arrivare in finale e magari anche di vincere questo trofeo, che comunque è un trofeo importante sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della eventuale partecipazione Europa League. Un trofeo vinto ti dà convinzione, ti dà tanta autostima, perché noi siamo una squadra totalmente nuova che deve ritrovare anche autostima, sicurezza e tutto quello che serve per avere la mentalità vincente. Vi preannuncio che domani farò l'analisi tattica, andremo a vedere alcune azioni importanti che ci spiegheranno cose che live non riusciamo mai a vedere, e quindi ci vediamo domani nel video dell'analisi della partita. Per adesso è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, un saluto a tutti, sempre Forza Milan.